la mia vita, essere felice da sole gallina, voglio farla triste. Sì, le altre lo so, non la pensano come me. Sta contentano con te, con te. Chi fa te, chi fa me. Cagano e ingrassano per averne futuro un posto sicuro. Sdraiate alla fine tra le patatine. C'è una parte di me che viene d'angoscia e io non so se la oppure la coscia. Con te, viva te, viva me. Con te, non arrosto neanche pulita, voglio farla mia vita, essere felice da solo gallina, voglio farla triste. Fallo te. Il brano che avete appena ascoltato, su testo di Stefano Benni, lo scrissi diversi anni fa per uno spettacolo intitolato Pigmalione 1, scritto da una mia amica, la professoressa Anna D'Incalci, per una compagnia teatrale amatoriale di Anticoli Corrado da lei diretta, I Perché No. Per un certo periodo anch'io presi parte alle recite. Ricordo con affetto le serate d'inverno passate a provare e a mangiucchiare qualcosa alla fine della prova. Sì, ci divertivamo un sacco. Sono rimasto molto legato a questo brano che, peraltro, ebbe poche occasioni di essere eseguito. Quella che appare nell'introduzione risale a una festa tra amici di qualche anno fa, ripresa con un cellulare, ed è l'unica videoregistrazione che possiedo. Ve la propongo con grande emozione in quanto rende bene l'idea e basta a introdurre la nostra ricetta di oggi. Il pollo al curry accompagnato da riso basmati in una formula assolutamente originale, in quanto non si tratta della tipica ricetta indiana a base di latte di cocco e il classico masala di spezie. La curcuma, paprika, coriandolo, cumino, peperoncino rosso, cannella, anice stellato, cardamomo e via dicendo. Vi propongo una mia personale elaborazione, diciamo più gourmet, che conferirà al piatto un sapore assai più delicato e meno piccante e renderà il pollo morbido e dorato allo stesso tempo. L'ho chiamato pollo al curry, ma non è il classico pollo al curry, è del musicuoco, assolutamente da provare. Siete pronti? Incominciamo! Per 4 porzioni di pollo al curry con riso basmati avremo bisogno dei seguenti ingredienti. 1 chilo di petto di pollo, 300 g di porro mondato, 100 g di cipolla mondata, olio extravergine quanto basta, farina di riso quanto basta, 250 g di panna liquida, una mela da circa 250 g, 300 g di riso basmati, 60 g di brandy di buona qualità, 250 g di brodo, preferibilmente di pollo, sale e pepe quanto basta, curry naturalmente quanto basta e aglio in polvere quanto basta. Potete utilizzare del normale petto di pollo, ma andranno benissimo delle cosce o delle sovraccosce disossate e senza pelle. Il piatto ci guadagnerà in sapore e morbidezza.
Il riso basmati potete lessarlo in anticipo e una volta ben scolato tenerlo in frigorifero o a temperatura ambiente coperto con della pellicola. Se preferite servirlo caldo potete passarlo poi al microonde o in forno a 100 gradi per qualche minuto. Il pollo al curry può essere preparato anche il giorno prima e riscaldato al momento. Si può servire a temperatura ambiente nei mesi caldi senza perdere in gusto e consistenza ed è anche un ottimo piatto da servire nei buffet con gli amici. Infine, è un piatto unico, da solo risolve alla grande una cena o un pranzo. E adesso vediamo insieme come si prepara. Comincio dal riso, lavandolo bene in acqua corrente. Lo verso poi in acqua bollente salata. Ripreso il bollore, chiudo il coperchio e spengo la fiamma. Dopo 10 minuti al massimo scolo il riso, poi lo metto di nuovo nella pentola dove faccio scorrere acqua fredda dal rubinetto, agito il riso per eliminare l'amido e poi lo scolo nuovamente. Compio questa azione 2 o 3 volte fino a quando l'acqua rimane limpida, dopodiché lo scolo definitivamente e con grande cura prima di adagiarlo sulla terrina di servizio. Procedo poi con le operazioni preliminari. Dopo aver eliminato cartilagini e grasso, divido in 2 il petto, lo taglio a dadini regolari, non troppo grandi. Taglio la cipolla a dadini servendomi del mio amato tagliacipolle. Taglio il porro, prima longitudinalmente in 4 parti, poi orizzontalmente in striscioline della grandezza di 1 centimetro circa. Con l'aiuto di un coltello, di un pelapatate e di uno scavino sbuccio la mela ed elimino il torsolo. La taglio poi a dadini piccoli e regolari, servendomi sempre del mio amato tagliacipolle. E ora passiamo alla ricetta vera e propria. Infarino per bene il pollo con la farina di riso. Poi lo faccio dorare in una larga padella in olio ben caldo. Unisco un po' d'aglio in polvere, il curry, sale e pepe nero. Sulle quantità mi fido del vostro gusto. Do una veloce rimestata in modo da far dorare bene tutti i dadini di pollo. Ora viene il bello. Con un fiammifero lungo da barbecue procedo con la flambatura. Distribuisco il brandy sulla superficie del pollo e accendo. Naturalmente vi raccomando la massima attenzione in questa fase, che è la più delicata, ma anche la più spettacolare dell'intera preparazione. Quando la fiamma si spegne, rovescio tutto su una teglia da forno e tengo da parte. Ora, nella stessa padella dove ho fatto dorare il pollo, verso ancora un velo d'olio, poi unisco subito la cipolla, il porro, la mela e faccio scaldare il tutto per qualche minuto. Procedo col brodo di pollo caldo e porto a cottura, mescolando di tanto in tanto. Infine, unisco la panna e faccio ridurre a salsina sciropposa. Aggiungo del curry e, se necessario, aggiusto di sale e di pepe. Verso il condimento all'interno della teglia sui dadini di pollo. Mescolo bene e inforno a 190 gradi per circa mezz'ora, fino a quando non si sarà formata una bella crosticina dorata in superficie. Faccio raffreddare un'altra mezz'ora e porto in tavola. Un vero piatto internazionale, il pollo al curry, del quale esistono molte varianti, tra cui questa che vi propongo. Un piatto succulento, da sempre accompagnato al suo partner ideale, il riso basmati. Elegante e sempre di moda, saprà regalare ai vostri commensali un totale appagamento dei sensi, a cominciare dal profumo di curry che invaderà la vostra tavola.
Se il video vi è piaciuto, mettete un like, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite e iscrivetevi al mio canale. Grazie per essere arrivati fin qui e arrivederci a presto per una nuova ricetta in musica.